Ciao e benvenuto nel canale di Brocchieri Camicie. In questo video ti spiegherò come prendere le misure dal corpo. Prenderemo insieme 9 misure con l'aiuto di un metro morbido, il classico metro da sarto. La prima misura che ci occorre è quella del collo. Per la misura del collo poniamoci di fronte al soggetto. Assicuriamoci che mantenga il busto eretto con lo sguardo fisso in avanti. Passiamo dietro il collo con il metro e misuriamo la circonferenza appena sotto il pomo d'Adamo, lasciando circa un dito di spazio. Nel caso il pomo d'Adamo fosse molto pronunciato, sarà invece meglio comprenderlo nella misurazione. La seconda misura è quella del polso. Scopriamo il polso del soggetto e con il metro misuriamo la circonferenza del polso all'altezza dell'osso sporgente. La terza misura che ci occorre è quella delle spalle. Per le spalle prendiamo la misura ponendoci sul lato posteriore del soggetto. Partiamo dalla punta dell'omero sinistro e seguiamo l'andamento delle spalle, come mostrato nel video, fino all'omero destro. Per il bicipite chiediamo al soggetto di mantenere il braccio leggermente staccato dal corpo e misuriamo la circonferenza proprio al centro del muscolo del braccio. Misuriamo ora la lunghezza del braccio. Anche per il braccio, come per le spalle, partiamo dall'omero. Misuriamo però questa volta tutta la lunghezza del braccio, dalla punta dell'omero, passando verso l'esterno, scendiamo fino al gomito e proseguiamo fino al polso. Per le prossime misurazioni dobbiamo accertarci che il soggetto rimanga nella posizione iniziale, con busto eretto e sguardo fisso in avanti. Per misurare la circonferenza del torace, ci poniamo frontali al nostro soggetto. Passiamo con il metro sotto l'ascella destra, poi con cura dietro la schiena e usciamo sotto l'ascella sinistra, per chiudere il capo del metro proprio di fronte a noi. Per questa misura teniamo come riferimento l'altezza del capezzolo. Ripetiamo la stessa operazione, ma leggermente più in basso. Sempre di fronte al soggetto, quindi, passiamo il metro sotto le braccia, dietro alla schiena e girando con cura intorno alla vita incrociamo il capo del metro sul davanti. Non possiamo sbagliare, il nostro riferimento è l'ombelico. Siamo addirittura d'arrivo. La nostra ottava misura è quella del bacino. Passiamo il metro dietro alla schiena del soggetto, scendendo all'altezza del bacino. Prendiamo la misura ponendoci leggermente al fianco del soggetto e misurando la circonferenza del bacino nel suo punto più largo. Il metro dovrà essere perfettamente orizzontale. Per finire, misuriamo la lunghezza della schiena. Guardando la schiena del soggetto, facciamo partire il capo del metro alla base del collo e scendiamo fin sotto i glutei per fermarci all'altezza del cavallo, come mostrato nel video. Concludiamo la guida con poche e brevi raccomandazioni. Le misure del polso, del bicipite e della lunghezza del braccio sono misure che consigliamo di prendere per entrambi gli arti. Potrebbero infatti esserci piccole differenze per conformazione fisica o per sport praticati. Per le misure del torace, della vita e del bacino, ricorda che il soggetto tenderà naturalmente a piegarsi. Busto eretto e sguardo fisso in avanti sono importantissimi per un'ottima misura. Infine, eventuali oggetti come portafoglio, chiavi o cellulare, generalmente riposti nelle tasche posteriori del pantalone, potrebbero falsare la misurazione. Prima di iniziare, raccomandiamo sempre al nostro soggetto di metterli da parte. Grazie di aver seguito il nostro video. Scrivici tranquillamente per ogni domanda.
E mi raccomando, ti aspettiamo sul nostro sito web.